Ben ritrovati, miei cari amici. Quante volte da bambini abbiamo immaginato, abbiamo sognato, abbiamo creduto che le fate, i draghi, gli gnomi esistessero? Quante volte abbiamo avuto paura di notte che i vampiri ci venissero a mordere il nostro succulento collo? Ah, che bei tempi! Tutto questo però sembra diventare realtà, proprio all'interno del Museo dell'Impossibile, un piccolo museo in provincia di Lucca, nel quale sono conservati tanti piccoli oggetti magici o reperti di esserini mitologici. Che il viaggio nel mondo fantastico abbia inizio! La leggenda narra la storia di due giovani ragazze, Frances ed Elsie, che nel 1917 scattarono alcune foto che le ritraevano in compagnia di alcune fate. Sul primo momento nessuno diede credito alla storia delle bambine, neanche le loro madri, che infatti tennero segrete le foto. La storia però raggiunse una portata enorme pochi anni dopo. E poi, negli anni '80, anni in cui morirono le protagoniste del caso, queste rivelarono la verità. Il tutto fu frutto di uno scherzo. Le due bambine, infatti, ritagliarono del cartone dandogli la forma di una fata, per poi colorarlo e aggiungergli dettagli. Nel 1986, però, una delle fanciulle, in età piuttosto avanzata, confessò la falsità delle prime 4 foto e aggiunse che la quinta fu l'unica ad essere stata realmente scattata in compagnia delle fate. Un giovane ricercatore, il dottor De Benedettis, riuscì ad ottenere, dopo svariate trattative con un collezionista inglese, reperti di alcune fate, le quali le custodì gelosamente in delle teche, dandole ad ognuna un nome. Oggi queste sono conservate nel Museo dell'Impossibile. Da un viaggio fatto in Nord Europa nel lontano 1966, De Benedettis riportò con sé una strana salma di una piccolissima creatura che definì nei suoi diari un gnomo. Custodito in una cassetta di legno, è poco più alto di 20 centimetri e secondo il racconto fu inizialmente rinvenuto sepolto sotto una catasta di legna, vicino ad una fattoria, ed il contadino, un certo Steven, lo custodì gelosamente fino alla sua morte. I suoi nipoti, poi, regalarono il corpo al professor De Benedettis, credendolo un falso. Non sono ancora stati fatti accertamenti chimici sul corpo per paura di rovinarlo, e quindi ad oggi non è dato sapere se si tratti di un falso oppure se si tratta realmente di un membro del piccolo popolo. Dentro una teca di vetro, ovviamente sempre all'interno di questo museo, è possibile ammirare lo scheletro completo di un chupacabras. Questo animale è stato associato con le apparizioni di un presunto animale sconosciuto a Porto Rico, dove si è avuta notizia documentata per la prima volta di tali apparizioni nel 1990, ma anche nel Messico e negli Stati Uniti. Il nome deriva dal fatto che sarebbe sua abitudine bere il sangue di capre e di altri animali domestici e infliggere loro particolari mutilazioni. Il professor De Benedettis riuscì a rinvenire lo scheletro completo presso una fattoria del Messico, dove un cacciatore catturò un esemplare di questo animale, che gli aveva continuamente mutilato ed ucciso il bestiame. Conservati sotto vetro in una piccola cassa nascosta, sono stati rinvenuti i resti di 2 vermi della morte della Mongolia, un esemplare maschile e uno femminile.
Questo è conosciuto e descritto in molti bestiari d'epoca con il nome mongolo di Ologoi Korkoi, dove Ologoi significa intestino grasso e Korkoi significa verme. Il nome fa riferimento proprio all'aspetto del verme stesso, che si dice assomigli all'intestino di una mucca. Un esserino dall'aspetto veramente disgustoso, non pensate? Viene descritto come un verme rosso brillante, con corpo largo di lunghezza compresa tra i 0,6 e gli 1,5 metri. L'Ologoi Korkoi è al centro di numerose leggende, come la sua capacità di sputare acido solforico, che una volta a contatto ingiallisce e corrode tutto ciò che tocca, uccidendo anche gli esseri umani, e si ritiene che possa uccidere a distanza attraverso scariche elettriche. Sebbene gli abitanti del luogo ne parlino da molto tempo, l'Occidente ne è venuto a conoscenza per la prima volta attraverso il libro del 1926 del professor Roy Chapman. Il paleontologo americano non era convinto dei racconti sul mostro che aveva sentito ad una riunione di ufficiali mongoli. Esso, infatti, scrive: «Nessuno dei presenti aveva mai visto la creatura, ma tutti credevano fermamente nella sua esistenza e la descrivevano minuziosamente». Un tempo si credeva che per poter diventare un lupo mannaro fosse necessario indossare una cintura, fatta con vecchie catene arrugginite, a cui venivano legate ossa di lupo e soprattutto il suo cranio. La particolarità però era che la cintura dovesse essere stata realizzata dal diavolo in persona. L'erronea credenza che il morso di un lupo mannaro trasformasse il malcapitato è solo una trovata letteraria. Dopo mesi di trattative, contatti diretti e scambi intellettuali, il museo è riuscito ad avere una di queste rare cinture. In un angolo di una stiva, sotto alcuni scatoloni umidi, è stata rinvenuta una valigia polverosa che conteneva quello che già tutti si aspettavano, vista la cornice con il ritratto e la teca con i resti di un pipistrello vampiro. Era proprio una valigetta di un cacciatore di vampiri bulgaro del 1800, tale Hectorio Rouchel. La valigetta contiene una mappa della Transilvania, la parte frontale di un teschio di un vampiro, una boccetta con acqua benedetta, una Bibbia con un rosario, un martello ed un punteruolo interamente di frassino. Una paginetta strappata e scritta a mano riporta: «I cacciatori di vampiri erano di solito nati di sabato, oppure erano i discendenti di un vampiro e di una donna, chiamati Dampir in rumeno o Vampirovi in serbo. Entrambe le caratteristiche davano loro l'innata capacità di individuare i vampiri e a volte anche altre entità soprannaturali. In alcune tradizioni l'uccisione di un vampiro poteva essere praticata soltanto da un cacciatore di vampiri». Sembra proprio che il professor De Benedettis credesse fermamente a tutto il lato mitologico del vampiro e dello stesso conte Vlad l'Impalatore. Da alcuni suoi appunti risultano esserci altre casse contenenti reperti legati a questo mito, anche se ad oggi non sono ancora state catalogate. Cosa ne pensate di queste misteriose creature? Sono realmente esistite? Beh, in ogni caso penso proprio che, anche se queste sono delle leggende, un fondo di verità c'è sempre.